Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questa è la prima lezione che guardate qui sul mio canale. Oggi parliamo della parola già e vediamo come poterla usare nella conversazione di tutti i giorni. La scrivo sulla lavagna. Il primo uso di cui parliamo oggi è l'uso nelle risposte affermative. Infatti, se ad una domanda rispondiamo già, stiamo rispondendo sì. Si tratta di un uso informale, è un'affermazione sconsolata. Ad esempio, se io chiedo a qualcuno: hai perso l'autobus? L'altra persona mi può rispondere già. Cioè, proprio così. Possiamo dire già non solo per rispondere ad una domanda, ma anche per commentare una frase detta dalla persona con cui stiamo parlando. Ad esempio, che brutto tempo che c'è oggi. Già. Quindi ribadiamo quell'informazione, la sottolineiamo in maniera sconsolata. Il secondo uso della parola già che vediamo insieme oggi è quello con il significato di così presto, quindi si vuole sottolineare la sorpresa per il tempo trascorso molto velocemente. Ad esempio, posso dire: già te ne vai? Cioè, te ne vai così presto? Oppure, hai già finito di mangiare? Cioè, hai finito di mangiare così presto? Si vuole quindi sottolineare il fatto che il tempo sia trascorso molto velocemente o che un'azione avvenga così presto. Si può anche usare da solo in una conversazione del tipo: me ne vado, di già, quindi senza ripetere il verbo andarsene, ma deve essere aggiunta la preposizione di. Il terzo uso che vediamo insieme oggi è quello più diffuso perché indica un'azione fatta in precedenza. Ad esempio, se io dico: ho già fatto questo esercizio. Ho fatto questo esercizio in precedenza. Questo è uno degli usi più comuni e di solito si studia in concomitanza con il passato prossimo. Il quarto uso che vediamo insieme oggi è quello con il significato di fin da ora. Ad esempio, già so che cosa mi dirà. Fin da ora so che cosa mi dirà. Se dico questa frase ho un presentimento di ciò che la persona che dovrò incontrare mi dirà. Infine, l'ultimo uso è probabile che lo sentiate spesso se siete abituati a leggere gli articoli di giornale oppure se siete abituati a guardare il telegiornale in italiano. È l'uso di già con il significato di ex. Ad esempio, Mario Rossi, già ministro degli affari esteri, ha assunto il ruolo di eccetera. Cosa significa già in questa frase? Significa ex ministro degli affari esteri, cioè che in passato è stato ministro degli affari esteri. Quindi quando sentite l'uso di già davanti a un ruolo, si sta facendo riferimento al ruolo che quella persona ha assunto in precedenza. Questo è tutto per la lezione di oggi. Spero che vi sia utile. Se avete delle domande o dei dubbi, lasciateli nella sezione dei commenti qui sotto. Grazie per aver seguito questa lezione e noi ci vediamo nella prossima. A presto! Ciao!